Eccoci! Grazie. Vieni Paolo! Come dico sempre ai miei ospiti sul palco i 21 minuti, sono tutti tuoi per ben 21 minuti. Divertiti! Grazie, il microfono funziona, tutto a posto. Buongiorno, grazie Patrizio. La prima volta che sono in una situazione del genere, perché molte volte mi capita ovviamente di parlare in pubblico, però dovendo parlare in pubblico raccontando di me stesso la cosa è un pochino più complessa. Vorrei passare direttamente alle diapositive, non so come si fa. Ah, eccolo qua. Dall'amore del paradosso alla scienza del bello. Allora, partiamo subito. Il paradosso è un concetto estremamente interessante perché e che ha contrassegnato in particolare un certo momento della mia vita. Lì ho scritto The Productivity Paradox 1988, ora vi racconterò di che cosa si tratta. Paradosso è una parola che deriva dal greco evidentemente, para in greco vuol dire contro e doxa vuol dire opinione. Quindi il paradosso è qualcosa che va contro l'opinione comune, riuscendo perciò sorprendente, straordinario, bizzarro. Questa è esattamente la definizione di paradosso che trovate su Wikipedia. Okay? Quindi niente di particolare. La cosa che vorrei sottolineare è l'amore per il paradosso, perché normalmente è il contrario. Normalmente quando si incontra un paradosso, questo crea uno stato di inquietudine. Abbiamo trovato un fatto, abbiamo incontrato un'idea, ci siamo trovati in una situazione che contraddice quelle che sono le nostre opinioni sulla realtà, sul mondo, sulle cose, e quindi in qualche modo ci mette in crisi. Ora, molti vivono questo tipo di situazione in modo negativo, appunto come inquietudine, incertezza, al limite, come si diceva prima, fallimento, nel senso che la mia fede nelle cose viene messa in crisi. Da un certo punto di vista, invece, il paradosso è un'occasione formidabile, perché nel momento in cui noi siamo di fronte a un'esperienza che contraddice quello che credevamo, siamo alla vigilia della scoperta di qualcosa di veramente nuovo. E questo è una cosa fantastica. È una cosa fantastica perché riconfigura la realtà, ci sorprende, ci illumina, e credo che, proprio dal punto di vista anche delle cose che diceva prima Patrizio, sia un passaggio fondamentale. La nota biografica. The Productivity Paradox è il titolo di una cover story di Business Week che è uscita nel giugno del 1988, e a me è capitato di mettere gli occhi su questo numero di Business Week. Ero abbonato, mi è arrivato nel cellophane e ho visto questa cosa di Productivity Paradox. Pochi giorni dopo che avevo avuto occasione di dialogare con un paio di personaggi del management degli anni '80, allora molto importanti. Uno era Vittorio Ghidella, che era amministratore delegato della Fiat in quel tempo, e un altro era un top manager della Pirelli, e mi raccontavano della loro estrema difficoltà a decidere intorno a determinati investimenti che sapevano di dover fare, ma che non erano giustificabili in nessun modo attraverso dei calcoli di ritorno dell'investimento. In particolare Ghidella parlò di fare un atto di fede, ok? Quindi lo faccio perché lo fanno i miei competitor, ma non so se è giusto farlo. Influenzato da questo stato di cose, mi capita questo numero di Business Week, lo apro con curiosità e trovo che c'era un gruppo di ricerca internazionale che si stava proprio battendo con questo tipo di problemi.
Ora ve la faccio breve, diciamo che dal momento in cui ho letto questo articolo, nel giro di 20 giorni ero negli Stati Uniti a lavorare con questo gruppo di ricerca. No? Cioè praticamente ho mollato tutto e mi sono messo a fare questa cosa, dove ho conosciuto persone molto stimolanti e dopo un periodo di circa 1 anno e mezzo di lavoro su Harvard Business Review, nel maggio 1990, è uscita questa cosa qua di Peter Drucker, che era considerato il top dei guru nel campo della strategia, del management dell'impresa, che diceva Camai, che era il gruppo di cui facevo parte, ha scatenato una rivoluzione intellettuale, la più eccitante, il lavoro più eccitante e innovativo nel management oggi, con nuovi concetti, nuovi approcci, nuove metodologie, quasi quanto si potrebbe chiamare una nuova filosofia economica che rapidamente sta prendendo forma. È molto overstated questa affermazione, nel senso che io credo che semplicemente in quella fase abbiamo cambiato dei riferimenti. Abbiamo cambiato un po' il corso del management perché si è abbandonato quello che prima era la fonte del paradosso, cioè la ricerca dell'efficienza nelle funzioni aziendali. Ci si è accorti che quando si supera un certo livello di complessità, più ricerchi l'efficienza in corpi separati, come possono essere le funzioni, dipartimenti, reparti di un'azienda, più crei inefficienza, crei inefficacia, crei farraginosità, ti rallenti, perdi qualità, perdi comprensione del tutto, no? Cosa che in modo molto, direi, poetico i giapponesi avevano intuito applicando la cosiddetta total quality, no? Che poi secondo me è un passaggio, perché oggi non dovremmo neanche più parlare di una company-wide quality, come si diceva allora, ma dovremmo parlare di una society-wide quality, quantomeno, se non una planet-wide quality, perché in realtà una delle cose di cui vorrei far cenno è che oggi la situazione sta cambiando sostanzialmente dal punto di vista dei confini tra l'impresa e il fuori dell'impresa. Però prima di entrare in questa cosa vorrei tornare ancora un attimo sul concetto del paradosso. Paradosso quindi contro l'opinione, paradoxa, no? Doxa è una parola molto interessante perché viene da una radice indoeuropea doc, che ritroviamo in altre parole greche come dogma, o latine influenzate dal greco come doctor, o anche nella versione dic, perché ci sono queste variazioni vocaliche nelle radici delle lingue. Dic sta alla base della parola che è dire, il dire, dicere in latino, no? E questo è estremamente interessante perché noi ogni volta che congeliamo un flusso, un processo di pensiero in un concetto e lo battezziamo e lo divulghiamo e pretendiamo che sia in qualche modo una verità, noi ci imprigioniamo, ci mettiamo in una gabbia e forse mettiamo anche nella gabbia molta altra gente oltre noi, no? Dogmatismo, questo direi che ci dice molto. Molto spesso i dogmatici non si basano solamente su loro asserzioni, ma si basano su testi, no? E testo è un'altra parola interessante. Dalla radice tec, c'è anche una versione toc, vengono parole come textus, che è appunto testo, che però in latino voleva dire qualcosa che veniva tessuto, no? Quindi anche tessuto, in effetti, è una parola che ha quell'origine. Tecne, che è in greco l'arte del fare, la conoscenza poetica attiva. Token è una parola inglese che vuol dire gettone, sostanzialmente, poi può avere anche vari altri significati traslati, come in token ring, che i tecnologi sanno che cos'è, insomma. Comunque è sempre un qualcosa con cui stabilire un'interazione.
E poi Tecmor, ma Tecmor ve lo spiego dopo. Tecmor è un demone della mitologia greca. L'idea di tessitura è l'idea di creazione di qualcosa di bello, qualcosa di importante, qualcosa che mette insieme delle trame, no? È una creazione, è estremamente importante. Però nel momento in cui voi lo assumete tale quale e lo trasformate in dogma, lo uccidete, no? Alcuni dicono che le guerre di religione che hanno tormentato l'Europa per tutto il 1500 sono state in gran parte causate dal fatto che nel 1470 circa Gutenberg ha applicato con successo la stampa a caratteri mobili e sono state stampate tantissime Bibbie nei 30-50 anni successivi. E il fatto di avere un solo testo stampato in un numero di copie superiore a quanti gli amanuensi avessero potuto fare a mano nei 1000 anni precedenti ha creato una situazione di dogmatismo diffuso nelle masse, di fanatismo, che ha creato conflitti. Quindi doc è molto pericoloso, cioè congelare i concetti è estremamente pericoloso. Voi sapete che per esempio molti grandi saggi della storia, da Buddha a Gesù a Socrate, non hanno mai scritto niente, perché sapevano il pericolo del tradurre un testo per iscritto. Addirittura cercavano anche di dire il meno possibile, no? Gesù nel dialogo con Caifa a un certo punto del dialogo dice tu l'hai detto, non io, no? Quindi non rifiuta la responsabilità di sancire, che è una cosa estremamente importante. E in molti altri contesti usa le parabole, non usa delle asserzioni dirette, no? Questo dice molto sul fatto che per rivelare la verità bisogna evitare di credere di raggiungerla. L'altro aspetto è che quindi la verità in qualche modo è ineffabile, è irraggiungibile, e c'è un'altra dimensione che è quella del mito. La dimensione del mito è estremamente interessante perché il mito è narrazione per eccellenza, no? Notate che sempre giocando un po' con l'etimologia, a me piace molto la glottologia e la linguistica, la radice della parola mythos, greca, che vuol dire mito, è la stessa della parola latina mutus, che vuol dire muto, cioè che non parla. Perché in realtà il mito sgorga da ciò che non può parlare, cioè da quel mondo della realtà che per noi è irraggiungibile. E per questo il mito, per chi si avvicina adesso in un certo modo, è straordinariamente affascinante. È straordinariamente affascinante, e qui mi collego a un'altra cosa della mia vita. Io, il primo libro, se possiamo dire così, che ho letto completamente, con passione, ero un bambino, nel 62 avevo 8 anni, è stata l'Odissea. No? E l'Odissea io continuo a rileggerla, perché è un libro incredibile. È un libro incredibile perché intanto racconta la storia di questo uomo, eroe, Ulisse, Odisseo, che è una costante nella cultura mondiale, no? È stato ripreso da un sacco di altri uomini che hanno influenzato la cultura del mondo, da Dante Alighieri a James Joyce e molti altri in realtà. E l'Ulisse che cos'è? L'Ulisse è l'uomo che esplora, che va sempre a cercare ciò che non si trova, no? E in realtà non ha un piano, no? In qualche modo l'Odissea è proprio la descrizione di un percorso importantissimo, pieno di scoperte, che non è pianificato, perché il piano era di tornarsene a casa e finita lì, e invece succedono, come sapete, moltissime cose. Ma quando alla fine torna ad Itaca, Ulisse è anche quello che, pur essendo già anziano, riesce a tendere l'arco, che nessuno dei proci riusciva a tendere. E non è solamente un fatto di forza fisica, evidentemente, ma è un fatto che Ulisse era in armonia con la realtà in quel momento, cosa che i proci, no? Quelli che volevano sposare Penelope, non erano. Quindi l'Odissea è un libro
incredibile da questo punto di vista qua, perché lo potete vedere come un poema epico della Grecia arcaica, ok, in un'ottica puramente filologica, lo potete vedere come un romanzo, lo potete vedere come un romanzo tragico in qualche modo, lo potete vedere anche come un romanzo di avventure, lo potete vedere come un romanzo di viaggi, ma lo potete vedere anche, e vi consiglio di provare a rileggerlo in questa cosa, come un racconto iniziatico. Perché in realtà il viaggio di Ulisse è l'iniziazione di Ulisse. Probabilmente l'Ulisse appena uscito dalla guerra di Troia non avrebbe teso l'arco nel momento topico in cui doveva risolvere la situazione a casa sua. Uno degli aspetti, quindi, in un certo senso, questo discorso del paradosso e dell'amore del paradosso è che cercando il paradosso trovate qualcosa che vale la pena di essere trovato, che non è banale, che non sta nel senso comune di cui siamo convinti e che in realtà è diverso per ognuno di noi, tra l'altro, e che molto spesso ci inganna. Un mio amico giapponese mi diceva che di tutte le cose bisogna chiedersi il perché, non tanto in un'ottica di causalità, ma in un'ottica di storia. Cioè, perché una cosa esiste? Perché questo ambiente ha degli archi ogivali? Che cosa c'è stato nella storia che ha fatto sì che degli architetti abbiano immaginato di fare gli archi in un certo modo e in un certo altro? Questo è un tipo di domanda che vale la pena di porsi, che crea delle risposte interessanti che rispondono non solo a quella domanda lì, ma probabilmente a molte altre. E questo mio amico giapponese mi diceva che bisognerebbe chiedersi 5 volte perché, cioè il perché, del perché, del perché, del perché. Perché molto probabilmente, prima di arrivare alla quinta volta, arrivi di nuovo al paradosso. Perché in realtà noi viviamo dentro una conoscenza che crediamo tendenzialmente essere esaustiva, prevedibile, conosciuta, almeno anche per le cose che non conosciamo noi, ma che conosce il sistema dell'umanità nel suo insieme, per cui crediamo che qualcuno ha una soluzione se non ce l'abbiamo noi. Beh, probabilmente non è così. Noi siamo sempre sul bordo della ricerca di riferimenti all'interno dei quali trovare delle soluzioni che però non sono soluzioni permanenti. Per esempio la scienza ha percorso secoli dando per scontato un qualche cosa di estremamente visibile, sperimentabile tutti i giorni, che è la vita, no? Senza dare una definizione scientifica della vita. In realtà non esiste neanche oggi una definizione scientifica della vita. Però, tornando un po' sull'autobiografico, io sono stato molto influenzato da un incontro con Francisco Varela, che era un neurobiologo, anche un po' filosofo, cileno. Io l'ho conosciuto a Parigi perché lui era a Parigi per motivi politici in quel periodo là. E lui è uno, insieme a Ernesto Maturana, dei creatori della teoria dell'autopoiesi. L'autopoiesi è una teoria che spiega la vita come processo cognitivo e la spiega in questo senso sia a livello di filogenesi sia a livello di metagenesi, cioè la vita di ognuno di noi e la vita della natura nel suo insieme, della sua evoluzione. È estremamente interessante questa, diciamo, coincidenza tra vita e tra percorso cognitivo e percorso biologico, vitale, perché dice molto del fatto che in ogni momento noi ci avvaliamo di tutta la conoscenza accumulata nel passato e quindi da un punto di vista della visione delle cose, secondo me il contributo di Varela, di Maturana, ma anche degli altri teorici, non so, di Prigogine, di Bateson e così via, è proprio la scoperta della storicità della biologia. Il fatto che la nostra realtà non dipende solamente da quello che è al presente, ma dipende da tutto quello che è stato in tutti i tempi passati. E noi non possiamo mai stabilire un punto zero. Cioè, in realtà, il concetto di cambiamento, direi, tra la coscienza del moderno, abbastanza trionfante, in parte ancora oggi, ma sicuramente fino alla metà del Novecento, e il modo di vedere le cose oggi,
è che la visione del moderno era quella che è possibile scindere la realtà in tanti oggetti, analizzarli uno per uno, separandoli nello spazio, separandoli anche nel tempo e quindi potendo stabilire delle tabule rase, dei punti zero, come dire adesso la realtà è così e quindi ragioniamo da com'è adesso. Questo non funziona, perché in realtà ogni elemento della realtà è, come si dice una parola inglese che secondo me non ha l'esatto corrispondente in italiano, è entangled, è intricata, è il capo di un filo che va a finire in un qualcosa che è molto difficile da tirar fuori, no? Tanto è vero che per esempio un concetto come il labirinto è un concetto molto emergente in tutto il pensiero del Novecento. È il concetto anche di un pensiero di spaesamento, perché noi siamo in una fase di spaesamento da questo punto di vista. Abbiamo avuto un'evoluzione in questo senso. Passo subito a un'altra cosa, poi torno. Per esempio, due moderni, non nostri contemporanei, insomma, più o meno contemporanei dei nostri padri o dei nostri nonni, come Jacques Monod e Simone Weil, no? Che sono due personaggi molto diversi, hanno vissuto la necessità come... Eccoci! Grazie Paolo! Principi ordinanti. C'è una legge rigida. Ok. Bravissimo, vieni, accomodati.